tutti ragazzi, buona domenica e bentornati su Peppe Vacca Collectibles per il solito appuntamento con le news della settimana. Spero che voi stiate bene, io sto cercando di riprendermi ancora da un'influenza che mi dà noia ormai da più di una settimana e spero di farlo entro giovedì 3 aprile, giorno in cui sarò al Romix, come da tradizione ormai, in compagnia di Stefano del Nest del Seba, che saluto e ringrazio. Saluto anche Luigi, se guarderà questo video ci sarà anche lui, praticamente il proprietario del Romix, come diciamo sempre. E quindi ragazzi, se qualcuno di voi avrà il piacere di essere al Romix il 3 di aprile, vuole venirmi a fare un saluto, mi troverà in giro. Detto questo, veniamo a quelle che sono le novità di questa settimana, novità abbastanza importanti con qualche delusione almeno personale. Cominciamo come sempre dalle 1 a 6, poi ci sarà anche roba 1 a 12, ovviamente in arte, ma ne parleremo alla fine del video. Iniziamo con Hot Toys con i rilasci. Primo rilascio, forse un po' marginale per la maggior parte di voi, ma comunque un pezzo piuttosto importante. Ash da League of Legends, personaggio che ormai è stato annunciato forse più di un anno fa, finalmente è stato rilasciato, secondo della wave legata a League of Legends, dedicata a League of Legends dopo Kai'Sa. Adesso è il turno di Ash, che si presenta secondo me benissimo. Sono un po' preoccupato per queste parti in Plether, presumibilmente in Plether ci sono delle parti, almeno quelle flessibili, che credo siano in Plether, ma potrebbero sorprendermi, magari essendo in PVC flessibile, come abbiamo visto in Deadpool, ci spero tanto. Invece altre parti che sembrano essere in Plether, invece secondo me sono scolpite. Questo era il più grande, diciamo, interrogativo su questa doll. Sono veramente contento che sia stata rilasciata, molto probabilmente arriverà sul canale, forse con uno short di 3 minuti, in cui vi farò un unboxing e una recensione piuttosto veloci. Quindi se vi interessa ragazzi, continuate a seguirmi. Poi, secondo rilascio, sempre di Hot Toys, è il buon Prowler o Miles Morales da Across the Spider-Verse, un altro dei personaggi, dopo abbiamo visto anche l'ultima volta un rilascio dedicato a questo meraviglioso, secondo me, film animato di Spider-Man, di Miles Morales, e anche qui siamo davanti a un pezzo un po' particolare, forse un po' di nicchia. A me, io non l'ho preordinato, non fa impazzire, però lo stile, come dico, come ho detto anche per Spider-Punk e per altri personaggi della serie, cioè dedicati al film, a me lo stile un po' cyberpunk, un po' con questi colori un po' sgargianti, piace, però non so, non è una doll che riesco a vedere bene, che riuscirei a vedere bene all'interno della mia collezione personale. Ditemi voi che cosa ne pensate, comunque da oggi è disponibile in Asia, ve lo ricordo. Poi, rimanendo sempre un pochino sul Facebook di Hot Toys, dopo andiamo a vedere anche qualche annuncio nuovo, è stato ovviamente, ormai lo saprete tutti, è stato annunciato con quella live interminabile, forse 6 ore di live, in cui appunto in questo modo un pochino particolare è stato annunciato il cast di Doomsday, il prossimo film Marvel, non è il prossimo Avengers Doomsday, dopo Fantastici 4 comunque ci sarà Doomsday con quello che sembra essere in realtà non tutto il cast ma buona parte del cast, e quindi Hot Toys va a rimarcare questa cosa facendo intendere che molto probabilmente, come tutti forse ci aspettavamo, saranno diverse le doll dedicate a questo film, quindi 2026, quando dovrebbe uscire il film, se non verrà rimandato, sarà molto interessante anche per noi collezionisti e soprattutto appunto per quanto riguarda le uscite, gli annunci di Hot Toys. Poi avevamo già visto lo Spider-Man la scorsa settimana, il Purple Rain Suit, che era stato annunciato e contestualmente, essendo una figura in edizione limitata, è stato già rilasciato, così come il Deadpool, che è un po' particolare, così come è stato per il normale Deadpool, diciamo, quello di cui voi avreste dovuto vedere l'unboxing sul canale, credo ieri, se tutto è andato bene è uscito, che per me invece è oggi che sto registrando. Questo Deadpool appunto è già uscito
senza però prima ancora del preordine, una cosa un po' strana. Non è un'edizione limitata, questo ve lo confermo almeno dalle informazioni, dalle indiscrezioni che ci sono state fornite da Toei stessa. Non è un'edizione limitata, ma è già stato rilasciato senza ancora avere il preordine. Una situazione un po' strana, tant'è che anche sul Colosso dei Nerd al momento non ci sono notizie di questo Deadpool. Si sa che arriverà, però insomma una serie di decisioni un po' strane per quanto riguarda questo Deadpool, come fu per il primo, quando invece il pre-order uscì molto tempo dopo. Insomma, ci fu un po' di confusione. Non si sa per quale motivo Deadpool crea sempre un pochino di scompiglio. Poi la notizia, diciamo, una delle notizie principali, almeno per quanto riguarda gli annunci, i rilasci, sempre di Hot Toys, è finalmente il rilascio di Anakin Artisan Edition. Ormai saranno forse un paio d'anni, ragazzi, veramente tanto tempo. È un rilascio che ha deluso tantissimo le aspettative. Per quanto mi riguarda, non ho preordinato questa versione di Anakin all'epoca e non so se esserne felice o meno. Le foto, si sa, sono sempre un po' particolari, ma comunque adesso non vi faccio vedere quelle che erano il prototipo di questo anno, le foto del prototipo di questo Anakin, ma stanno circolando parecchio, ragazzi. Già potete vedere quanto sia in realtà differente rispetto al prototipo. Migliore, peggiore, questo non ve lo so dire. Secondo me è peggiorato. Continua ad esserci il solito maledetto pleather dappertutto, sembra che le maniche siano cablate, questa è una buona notizia, ma quello che ha fatto un pochino pensare, a parte che l'head sculpt, il viso secondo me è fantastico, però non all'altezza secondo me sempre del prototipo. I capelli che sembrano, oddio, non so come spiegarlo, dovrebbero essere artisan, lo sono assolutamente, però molti stanno criticando il fatto che in realtà sembrino scolpiti, perché non hanno quel movimento, quella naturalezza che avevano nelle immagini del prototipo. Anche per il prototipo in tantissimi si erano lamentati, erano uscite delle foto in cui Anakin era stato esposto ad una fiera, se non mi sbaglio, con il capello spettinato. Quindi comunque sia, sappiamo come sono le persone, ci si lamenta di tutto, però ecco, io non potrò giudicarlo personalmente perché non ce l'ho. Se qualcuno di voi l'ha preso, ragazzi, quando gli arriva io sarei molto felice di sapere che cosa ne pensa, anche se di solito si tende a proteggere i propri acquisti, però se riuscite ad avere un po' l'occhio critico e a dirmi che cosa ne pensate, io ne sarei molto curioso, ecco. Quindi, comunque, finalmente è stato rilasciato, spero che sia la prima di una lunga serie di doll artisan per Star Wars, che comunque mi auguro non siano in edizione super limitata e che non ci facciano aspettare 2 anni come questo Anakin. Poi veniamo adesso agli annunci, rimanendo sempre in ambito Star Wars e Star Wars Celebration. Vi ricordo che ci sarà la Star Wars Celebration a Tokyo, in Giappone, e stanno uscendo, diciamo, delle esclusive per il Giappone, che ancora non è ben determinato se sarà possibile averle anche qui in Europa. Io spero vivamente di sì, perché questo Grogu, per esempio, in scala 1:1 di 37 cm e mezzo è un amore, è bellissimo, con tanto di borsa per portarlo a tracolla. È già uscita una versione di Grogu 1:1, ma questo a me personalmente sembra veramente nettamente migliorato. È veramente bellino da morire. Andiamoci a leggere qualche specifica. Uscita infatti secondo-terzo trimestre del 2025, quindi praticamente essendo un'edizione limitata purtroppo, e spero davvero che possa arrivare da noi, perché questo lo prenderei senza nemmeno pensarci. Esce appunto il secondo-terzo trimestre 2025, quindi molto probabilmente sarà rilasciato nei prossimi giorni. Niente da dire, ovviamente il vestito è in tessuto, 9 punti di snodo, 37 cm e mezzo, quindi nemmeno troppo ingombrante, che è l'altezza più o meno reale. Grogu si aggira sui 40 cm di altezza, quindi qui ci siamo.
davvero molto molto carino, c'ha anche i capellini innestati e quindi per me è un amore che vorrei davvero recuperare, perché non ce l'ho un 1 a 1 e ho già il posto dove metterlo e mi piacerebbe tanto. Poi l'altro annuncio, quello che secondo me è veramente di un'inutilità incredibile, che è questo Darth Vader Dueling Effect Version, ovvero nient'altro che un Darth Vader con i disegni, con questi disegni, quello che vedete qui, che poi ok fa tanto anche la foto, fa tanto anche lo sfondo così sfumato eccetera, ma comunque sono tutti disegnati, ok, questi effetti rosso, blu e quant'altro, quindi una sorta di versione, non so come chiamarla, adesso non ricordo, non le Van Presto, quella versione delle Van Presto, ragazzi scusate ma sto malissimo, in cui sono disegnati un po' per andare a richiamare i colori dell'anime, del manga. Qui Hot Toys ha fatto questa roba qui, io lo trovo assolutamente inutile, sarà anche bellina da vedere per carità, però è così. E sono contento però di una cosa, che anche questa fa parte, diciamo, delle esclusive per il Giappone. Quindi finché le esclusive, come dico sempre, sono questa roba qui, roba diciamo un po' fuori dal mainstream, va bene. Voglio lo Spider-Man verde, va bene. Voglio l'Iron Man con gli Swarovski, esclusiva. Voglio questa roba qui perché è una cosa particolare, esclusiva, mi va benissimo. Nel momento in cui le esclusive cominciano a diventare invece dei personaggi magari un po' più importanti, lì a me non piace tanto. Quindi ci saranno due versioni comunque di questo Darth Vader, 1000 e 2000 unità. L'uscita anche in questo caso è imminente, ovviamente essendo una esclusiva, e molto probabilmente anche questo farà parte di quella serie dedicata alla Star Wars Celebration, quindi probabilmente sarà soltanto una esclusiva giapponese. Tutto si può recuperare, tutto si può fare ragazzi, però è un pochino più difficile per noi europei. Poi andiamo come al solito sul colossolinerd.com, dove ci sono altre due chicche veramente importantissime di cui parlare ragazzi. Questa è stata una settimana molto ricca e sono veramente felice. Ci eravamo lasciati con Berserk, quindi vi lascio a queste due statue della Diamond Select, mi sembra che siano tutte e due Diamond Select, spero di non sbagliarmi. John Wick 4 con i vetri infranti, bellissima, e Deadpool, solo 200 euro. Questa, per chi non è amante delle doll, è una bellissima alternativa. Poi abbiamo Bucky Ham, anche questo della Storm in 1/6, che è fighissimo, troppe articolazioni in vista per quanto mi riguarda, ma un Bucky deve essere assolutamente super flessibile e quindi credo che al momento sia la miglior versione sul mercato per chi vuole un Bucky in 1/6. Bellissima anche la replica del Dragonborn di Skyrim. Poi le due cose di cui dobbiamo parlare assolutamente sono l'Artisan Studio di C18 che troviamo qui. Purtroppo Artisan Studio ha un brutto vizio, quello di non fornire molti dettagli delle sue doll. Questa secondo me, così a vederlo in questo modo, non fate gli zozzoni, non dite niente, è un gran bel capolavoro. Mi piacciono anche le mani, guardate quanto sono, almeno così sembrano, molto ben realizzate, realistiche, la base è magnetica. Gli stivali, non so se è pleather, ma credo proprio che siano in pelle vera, non viene specificato. Vengono rilasciate soltanto queste pochissime immagini, addirittura sul loro profilo si può vedere, ci sono scritti degli accessori che in realtà nelle foto non ci sono, quindi è un grande punto interrogativo, ma secondo me anche una grandissima occasione per recuperare finalmente dei pezzi di Dragon Ball in scala 1/6. Potrebbe essere l'inizio di una wave di personaggi del genere. So che quest'Artisan Studio dovrà fare anche il genio delle tartarughe e quindi qui parte il grosso dilemma: prenderla o non prenderla. Io penso proprio che la prenderò. Come vedete anche il giubbottino di jeans sembra essere anche cavolato, insomma davvero un gran bel pezzo. Artisan è famosa, diciamo, conosciuta, non conosciutissima, per realizzare repliche di doll molto realistiche
e quindi ovviamente qui l'impronta andrà più verso il realismo che verso le fattezze di C18 nell'anime o nel manga. Quindi ragazzi, qui secondo me bisogna cominciare a prenderle nella speranza poi che Artisan Studio possa fare altri personaggi dedicati a Dragon Ball, e sapete tutti quanto le 1 a 6 di Dragon Ball siano un sogno bagnato sia mio che di tanti altri, immagino. Poi raga, come non parlare ovviamente alla fine del video di In-Art con la sua 1 a 12, prima si chiamavano Morphing, adesso più genericamente si chiamano In-Art 1 a 12, viva la fantasia, e sono finalmente usciti i preordini sul Colosso dei Nerd. Troviamo due versioni, quella a 85 euro e quella a 95, la standard e la deluxe. Qui avrei una grossa critica da fare a In-Art sul fatto che ovviamente, ok, con 10 euro di differenza penso che sia scontata la direzione da prendere. Ragazzi, la versione deluxe avrà non solo il volto di Christian Bale, ma avrà anche la basetta per poter permettere a questo Batman di essere posato anche in pose dinamiche, in pose in volo. Come vedete, questo è tutto il contenuto della versione deluxe. Purtroppo il mantello non è cablato. Io non so perché e non me lo aspettavo da In-Art, però diciamo che il prezzo è stravantaggioso perché tutti si aspettavano In-Art 150-200 euro per una 1 a 12, invece questo prezzo mi sembra più che accessibile e quindi è un'occasione assolutamente da prendere al volo. Ovviamente ragazzi, io se volete un consiglio andrei per la deluxe per i motivi che vi ho detto già prima. Fatemi sapere che cosa ne pensate, secondo me sarà l'1 a 12 pseudo definitiva di questa versione di Batman, e quindi insomma io personalmente non mi farò mancare l'occasione di prenderla. Detto questo ragazzi, io vi saluto, penso di essermi prolungato come al solito, ormai è diventata una cosa di rito. Spero comunque che abbiate apprezzato il video. Io sto cercando di fare di tutto nonostante non stia proprio benissimo, forse lo intendete, lo vedete. Detto questo, vi auguro ancora una buona domenica, un buon inizio di settimana. Se tutto va bene ci si vede al Romix e ci si sente poi per i prossimi video e per le news della prossima settimana, sperando che ci sia qualcosa di ancora più sostanzioso, ancora più accattivante. Vi saluto raga, ci vediamo alla prossima. Ciao!